Ciao a tutti e bentornati in un nuovo tutorial. Io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme questa pochette facilissima e velocissima. Per questo progetto ho utilizzato il nuovissimo Swan Cotton Glitter, che è lo Swan in versione cotone con lurex, e ci sono diversi colori disponibili sul sito. Ora vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questa pochette e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno di una rocca di Swan Cotton Glitter che corrispondono esattamente a 250 grammi, una catena per la tracolla, uncinetto 3,5, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiamo con la lavorazione del pannello che farà da patella e retro borsa, quindi ci avviamo 30 catenelle. Lavorate le 30 catenelle che corrispondono a 20 cm circa. A questo punto andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto sottostante, ma andiamo a prendere la solina retro, quindi punto l'uncinetto in questo modo e lavoro una maglia bassa. Lavorerò una maglia bassa per ogni punto sottostante. Ho ottenuto 28 punti di base. A questo punto procedo con la lavorazione del punto scelto, che non so di preciso come si chiama, ma comunque sono maglie alte incrociate. Come parto? Parto alzando il lavoro sempre con due maglie basse, una sopra l'altra, ma siccome dobbiamo andare ad incrociare le maglie alte, non partiamo dal primo punto ma dal secondo, quindi puntiamo l'uncinetto nel secondo punto, prendiamo il filo e lavoriamo una maglia bassa. Lavoriamo una maglia bassa sulla maglia bassa per alzare il lavoro prendendo questa solina. In questo modo avremo sostituito la prima maglia alta. Ora dobbiamo andare a lavorare l'altra maglia alta, ma dove la andiamo a lavorare? Nel primo punto, quindi torniamo indietro nel primo punto, puntiamo l'uncinetto e lavoriamo una maglia alta. In questo modo. A questo punto faccio una catenella, salto un punto che è sostituito dalla catenella, ma devo rifare lo stesso lavoro, quindi andare a lavorare le due maglie alte incrociate. Quindi oltre a saltare un punto che è sostituito dalla catenella, ne salto un altro, vado nel successivo e lavoro una maglia alta. Ora punto l'uncinetto nel punto precedente a quello appena lavorato e lavoro la maglia alta. In questo modo. Procedo facendo una catenella e saltando il punto che va saltato perché ho fatto la catenella. Quindi conta come punto, salto di nuovo anche il successivo, vado nel terzo, punto l'uncinetto e lavoro una maglia alta, ritorno nel precedente, quindi nel punto prima di quello appena lavorato e lavoro una maglia alta.
Quindi questo è il procedimento che va ripetuto per tutta la riga. Ovviamente ricordiamo sempre di fare la catenella e tra un modulo e l'altro resta sempre un solo punto non lavorato. Quindi procediamo in questo modo per tutta la riga. Andiamo a lavorare l'ultimo modulo, quindi ho fatto la prima maglia alta nell'ultimo punto, la seconda la vado a fare nel penultimo punto, ma faccio una piccola variazione, ovvero inizio a chiudere le prime 2 asole della maglia alta, ma poi non la chiudo del tutto, vado a lavorare poi una maglia alta non chiusa nell'ultimo punto, ho 3 asole sull'uncinetto e le vado a chiudere tutte insieme. Faccio questo procedimento per tenere il bordo pulito, per poi avere comunque le maglie su cui andare a fare il giro di rifinitura, quindi avere delle maglie precise, perché qui bene o male le riusciamo ad ottenere all'inizio, ma alla fine si creerebbe un piccolo spazietto, quindi lo vado a camuffare in questo modo. Non ho creato assolutamente un aumento perché le ho chiuse tutte e due insieme, quindi sia quella che va incrociata che l'ultima che abbiamo lavorato nell'ultimo punto le ho chiuse insieme, quindi risulta essere una sola maglia, e questo procedimento lo lavoreremo ad ogni fine riga. Per quanto riguarda la riga con le maglie alte incrociate, ora noi andiamo a voltare il lavoro in questo modo e andremo a lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante, catenella compresa. Quindi procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto. Qui abbiamo le 2 maglie alte, quindi lavoro una maglia bassa per ciascuna maglia alta. Qui ho la catenella, punto l'uncinetto all'interno della catenella, non nello spazio ma all'interno della catenella, e lavoro una maglia bassa. Procedo quindi lavorando una maglia bassa per ogni punto, riotterremo i 28 punti di base. Lavorata anche questa riga, a questo punto non dovremo far altro che andare a ripetere lo stesso procedimento, quindi voltiamo il lavoro e riprendiamo con la lavorazione delle maglie alte incrociate. Il procedimento resta lo stesso della riga precedente perché comunque abbiamo sempre le maglie basse di base, quindi dobbiamo alzare sempre il lavoro con le 2 maglie basse. Si parte dal secondo punto, quindi lavoro le 2 maglie basse che ci sostituiscono comunque la prima maglia alta, poi vado a lavorare la maglia alta nel primo punto, catenella, salto 2 punti, vado nel successivo e lavoro una maglia alta, maglia alta nel punto precedente a quello appena lavorato e catenella. Resta sempre una sola maglia non lavorata e si procede così per tutta la riga. E per tutte le righe successive andremo ad alternare questa riga con una riga di maglia bassa. Troverete indicato qui in alto il numero di righe totali insieme alla misura in centimetri. Quindi si procede.
Una volta ottenute 25 righe totali, compresa anche la prima, ed aver raggiunto 28 cm, a questo punto procedo con la lavorazione della rifinitura, che non sarà di un solo giro ma di più giri. Quindi, senza voltare il lavoro, ho terminato con il giro di maglia bassa, quindi procedo semplicemente lavorando a maglia bassa. Faccio una catenella, lavoro una maglia bassa nello stesso punto e poi procedo lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante. Quindi per ogni punto che abbiamo disponibile noi inseriamo un uncinetto e lavoriamo una maglia bassa. Quindi ora ho lavorato una maglia bassa esattamente dove ho lavorato l'ultima maglia bassa dell'ultima riga. Procedo ora, punto l'uncinetto in questo punto e lavoro una maglia bassa, punto successivo, maglia bassa, punto successivo, maglia bassa e così via per tutti i punti. Mi ritrovo esattamente nell'angolo, quindi come facciamo di solito vado a lavorare una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa sempre nello stesso punto. Quindi questo è il procedimento che va fatto ad ogni angolo. Poi procedo lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante. Arriveremo al prossimo angolo dove faremo lo stesso aumento, quindi una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa per ogni punto sottostante. Di nuovo angolo, maglia bassa, catenella, maglia bassa per ogni punto e poi ci rivediamo alla fine per procedere, perché comunque, come vi ho già detto, non faremo un solo giro di ripetitura ma ne faremo più di uno. Ok, ho terminato il primo giro. Per quanto riguarda il secondo giro andremo a lavorare sempre una maglia bassa per ogni punto, ma trasformeremo l'aumento formato da una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa in due maglie basse. Quindi vado a puntare direttamente l'uncinetto nella maglia che si trova esattamente nell'angolo, che è questa, sarebbe la catenella sottostante. Punto l'uncinetto e lavoro due maglie basse. Procedo poi lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante, prossima maglia d'angolo, altro aumento, quindi due maglie basse, una maglia bassa in ogni punto, nel punto dell'angolo due maglie basse, quindi un altro aumento, una maglia bassa per ogni punto, prossimo angolo,
Altro aumento, sempre 2 maglie basse nella maglia che si trova esattamente nell'angolo, una maglia bassa per ogni punto e poi si procede sempre in questo modo per il numero totale di giri che trovate indicati qui in alto. Quindi andremo a lavorare questi giri per creare il bordo, quindi non lasciarla completamente traforata ma creare un bordo un pochino più ampio. Questo varia anche in base ai vostri gusti, se voi preferite lasciarla in questo modo potete lasciarla tranquillamente, se preferite un bordo più spesso rispetto a quello che lavorerò io potete aumentare il numero di giri, potete personalizzare il progetto secondo i vostri gusti. Quindi lavoriamo il numero di giri che trovate indicato qui in alto, sempre rispettando gli aumenti negli angoli, quindi sempre un aumento per angolo formato da 2 maglie basse. Bene, alla fine ho lavorato 3 giri di rifinitura e abbiamo un bordino di 2,5 cm. Quindi a questo punto ho terminato il giro, taglio il filo e vado a chiudere con asola di chiusura. Dopo aver avviato 44 catenelle che corrispondono a 29 cm, andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni punto. Facciamo sempre lo stesso procedimento che abbiamo fatto per quanto riguarda il primo pannello, quindi puntiamo nelle asoline retro della catenella e lavoriamo una maglia bassa per ogni punto. Ok, a questo punto non faremo altro che andare a lavorare righe di andata e ritorno tutte a maglia bassa ed il numero totale di righe lo troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Lavorate le 22 righe che corrispondono esattamente a 16 cm. A questo punto dobbiamo andare a creare una parte che sarà quella del fondo. Quindi dobbiamo staccare il filo e dobbiamo riagganciarci lavorando una parte centrale più stretta. Per fare ciò dobbiamo regolarci con il pannello che abbiamo già lavorato. Quindi lo posizioniamo e cerchiamo di centrarlo, contando ovviamente le maglie che abbiamo sui laterali. Io centrandolo ho 6 maglie da un lato e 6 maglie dall'altro, quindi questo sarà il mio laterale.
Ed ora dobbiamo andare a sviluppare delle righe che saranno la parte del fondo, che deve corrispondere comunque allo stesso numero che abbiamo sul laterale, quindi dobbiamo andare a lavorare 6 righe. Cosa facciamo? Per comodità ci mettiamo dei marcapunti, quindi contiamo 6 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nel settimo mettiamo il marcapunti, quindi da qui partirà la lavorazione del fondo. Facciamo la stessa cosa anche da quest'altro lato, quindi contiamo sempre 6 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e andiamo a mettere il marcapunti nel settimo e qui terminerà la lavorazione. Questo sarà il fondo. Io ora taglio il filo qui e mi riaggancio su uno dei due punti. Faccio il cappetto iniziale. Quindi punto l'uncinetto nel primo punto marcato e lavoro una maglia bassa. Ovviamente lavorerò una maglia bassa per ogni punto fino ad arrivare al prossimo marcapunti, dove andremo a terminare la riga e poi si lavorerà righe di andata e ritorno per 6 volte, perché questo comunque è il numero di maglie che abbiamo sul laterale. Terminiamo la riga con l'ultima maglia bassa nell'ultimo marcapunti, che possiamo ora togliere, anche il primo ovviamente. Ed ora si procede con la lavorazione in righe di andata e ritorno. Questa è la prima riga, ne dobbiamo lavorare altre 5. Quindi procediamo, lavoriamo una maglia bassa in ogni punto. Bene, abbiamo lavorato le 6 righe, a questo punto senza tagliare il filo iniziamo ad assemblare la nostra borsa. Questa sarà la parte interna, quindi cosa faccio? Faccio questo procedimento in modo da far combaciare i punti, una catenella, entro nel primo punto, ovvero quello dell'ultima riga lavorata, e nel primo punto su quest'altra parte, quindi in questo, e lavoro una maglia bassissima. Procedo nello stesso modo, punto l'uncinetto nella seconda riga e nel secondo punto lavoro sempre una maglia bassissima e faccio così con tutti e 6 punti. Faccio una catenella finale e si taglia il filo. Vi mostro il risultato. Questo sarà il risultato una volta terminata la cucitura. Qui poi si va a bloccare il filo tra le maglie e ripetiamo lo stesso procedimento anche dall'altro lato. Punto sempre l'uncinetto nel primo punto di entrambe le parti. E faccio una catenella, procedo puntando l'uncinetto nel secondo punto e nel secondo punto della seconda riga e andiamo proprio a cucire.
catenella finale, si va poi a bloccare il filo tra le maglie successivamente e questo sarà il risultato. Ora ovviamente dobbiamo andare a cucire anche il pannello. Ci mettiamo sempre sul rovescio. Lavoro tutto sul rovescio, compreso il pannello traforato, l'ho fissato con dei marcapunti in modo da tenerlo perfetto, dritto, e adesso possiamo partire con la cucitura. Quindi ci riprendiamo il cordino e come abbiamo fatto per la base faremo anche per tutto il pannello. Facciamo il cappietto iniziale, vado a puntare l'uncinetto nel punto che ho fissato e marcato con il marcapunti e dentro anche nel punto centrale. Ovviamente prendo il filo, lo tiro fuori e faccio una catenella, quindi blocco il tutto inizialmente con una catenella. Poi procedo lavorando una maglia bassissima per ogni punto, proprio andando a cucire. In alternativa potete cucire con ago da lana e cordino. Quindi punto l'uncinetto nel punto successivo, che in questo caso è la riga successiva, nel punto successivo del pannello traforato e andiamo a lavorare una maglia bassissima. E procederemo così fino a cucire tutto il pannello. Ok, ho terminato la cucitura, quindi blocco con una catenella e poi vado a tagliare il filo e lo nascondo tra le maglie. Una volta nascosti tutti i fili riportiamo il lavoro sul dritto, quindi semplicemente lo rovesciamo. Gli diamo la forma. Per quanto riguarda la catena, vado direttamente ad applicarla qui sui laterali tramite questi anellini che si trovano alla fine, a cui erano collegati questi moschettoni che io ho tolto perché trovo scomodi, quindi li applico direttamente con gli anellini e l'idea era anche quella di applicare dei ponticelli, ma ho notato che restano un po' troppo grandi, diciamo, su questa pochette, quindi ho rimosso anche questa idea e niente, quindi vado direttamente a cucirli tramite questi anellini appunto qui sui laterali. Possiamo anche direttamente aprire gli anellini e fissarli tra le maglie. In alternativa potete comunque prendere dei moschettoni tondi sempre sul sito di Tresfere e applicarli in modo più comodo tramite quei moschettoni. Ho bloccato il filo all'interno, l'ho portato sul bordo e a questo punto non mi resta che cucire.
Ripetiamo lo stesso procedimento anche sull'altro lato. E una volta applicata la catena, questo sarà il risultato finale. Una pochette veramente semplicissima, ma con questa patella e retro particolare con questo punto traforato. Progetto semplicissimo, ovviamente adatto anche alle principianti, come avrete visto, perché è veramente facile e veloce da realizzare. Come avrete notato, non ho né irrigidito né foderato il progetto, né tantomeno ho messo una chiusura, ma vi do qualche indicazione. Per quanto riguarda la rigidità, potete renderla più rigida utilizzando un uncinetto di lavorazione più piccolo rispetto a quello indicato. In alternativa potete irrigidire il progetto con del feltro tono su tono o colore a contrasto con il colore del cordino che utilizzerete. Stessa cosa per quanto riguarda la fodera, potete foderare i pannelli singolarmente prima di assemblare il tutto e poi una volta assemblato avrete la pochette foderata, oppure potete farlo dopo creando una fodera a sacchetto per quanto riguarda il corpo borsa e lasciare la patella così traforata, perché secondo me rende di più. Per quanto riguarda la chiusura invece potete tranquillamente applicare delle chiusure magnetiche, perché qui abbiamo abbastanza margine per poter applicare le chiusure, oppure avevo pensato anche ad una cerniera qui e lasciare poi la patella comunque libera in questo modo. Se vi piace il progetto ma vorreste realizzare una borsetta da poter indossare a spalla, potete valutare l'idea di applicare un monomanico lungo in pelle oppure una catena più corta, così da poterla indossare a spalla. Quindi diciamo che queste sono le idee, quindi diciamo che possiamo personalizzare questo progetto come più ci piace. Spero che questo progetto sia piaciuto anche a voi, se è così fatemelo sapere come sempre nei commenti qui sotto e con un bel pollice in su. Iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial. Quindi a questo punto vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!